Ciao, anzi buondì, visto la ricetta che presento oggi. Infatti oggi preparo la mitica merendina che piace tanto ai bambini ma anche ai grandi sicuramente. Quella brioche ricoperta con glassa e granella di zucchero. Per la ricetta utilizzerò per il lievitino farina Manitoba, acqua e lievito di birra. Mentre invece se voglio utilizzare la pasta madre, sostituisco tutti gli ingredienti del lievitino con altrettanto pasta madre, logicamente dopo averla rinfrescata 2-3 volte per dargli la giusta forza. Praticamente dovrà raddoppiare di volume in 3-4 ore. Mentre per il secondo impasto, farina 00 con forza media, farina Manitoba, acqua, burro, tuorli d'uovo, zucchero, un pizzico di sale, malto o miele, pomodori, scorza di arancia e limone e semi di bacca di vaniglia o vanillina. Mentre per la decorazione zucchero in granella, zucchero a velo, ghiaccia per colombe che metterò con sac à poche con punta piatta. La ricetta della ghiaccia la trovate sul mio canale o sul blog adelicucina.it. Come prima cosa preparo il lievitino in questo modo. Sciolgo il lievito con l'acqua. Poi con la farina formo la classica fontana. E poco per volta incorporo il liquido. Aiuto anche con il tarocco. Formo la classica pallina. La posiziono all'interno di una bacinella, è coperta con un foglio di pellicola trasparente. La lascerò lievitare circa 30 minuti, comunque fino a raddoppiare di volume, in un punto caldo della cucina, lontano da correnti d'aria. Trascorsi 30 minuti inserisco il lievitino che ho tagliato a pezzetti nella planetaria. Ho in alternativa il lievito madre. Poi unisco le due farine. Metà dei tuorli e alla velocità più bassa e poco per volta incorporo il resto dei tuorli e l'acqua. Trascorsi 12 minuti l'impasto si è staccato completamente dalle pareti, aggiungo il malto oppure il miele. E alla velocità più bassa poco per volta lo zucchero. Trascorsi 4 minuti aumento per 1 minuto la velocità.
Poi, tornando alla velocità più bassa, incorporo poco alla volta il burro, che dovrà essere a temperatura ambiente. Terminato il burro, aggiungo un pizzico di sale, la scorza di arancia e limone e la vaniglia. Lascio girare ancora un minuto. Trascorsi 18-20 minuti l'impasto è ben incordato, infatti come si può vedere è liscio, lucido e ben elastico. Quindi lo tolgo dalla planetaria, posiziono l'impasto sul tavolo leggermente unto e lo lavoro in questo modo. Poi lo posiziono in una bacinella unta. Ungo la superficie con dell'olio o del burro fuso e copro con della pellicola trasparente a contatto. Schiaccio leggermente. Poi lascerò maturare l'impasto 8-12 ore in frigorifero ad una temperatura inferiore ai 4 gradi. Altrimenti, se voglio abbreviare i tempi, lascio riposare l'impasto 30 minuti a temperatura ambiente e un'ora in frigorifero. Trascorsa un'ora, tolgo l'impasto dal contenitore delicatamente. E la taglio per formare le 12 o 14 brioche. Una volta porzionate, pesano circa 85 grammi l'una. Prendo una teglia con sopra un foglio di carta da forno dove poi andrò a posizionare le brioche, che preparo in questo modo. Formo la classica pallina. E lo schiaccio leggermente. E la posiziono sulla teglia. Una volta terminate, le copro. E le lascio lievitare in un punto caldo della cucina, lontana da correnti d'aria, fino a quando raddoppieranno di volume. Trascorsi 30 minuti la lievitazione può bastare. Anche se, come sappiamo, nei lievitati i tempi sono sempre indicativi perché possono variare. Pennello la superficie con del tuorlo d'uovo diluito con del latte. Copro con la ghiaccia.
Decoro con della granella di zucchero. E zucchero a velo. Perfetto, le brioche sono pronte per la cottura e le cuocerò in forno a 180 gradi per 10 o 12 minuti. Perfetto, le brioche sono cotte. Le lascio raffreddare sulla griglia e una volta fredde sono pronte. Grazie, alla prossima ricetta, ciao!